Dormi meglio del 99% delle persone con questi consigli. Perdonami. Se prima volevi dormire, adesso non dormi più. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi voglio parlare di un life hack, biohack, o qualcosa che ti hackera la vita, qualcosa che ti aiuta nel tuo percorso di crescita interiore per arrivare alla versione migliore di te stesso. E dormire è una delle cose principali che si fa durante la giornata. Pensate che passiamo un terzo della nostra vita a dormire, quindi tanto vale farlo bene, o imparare almeno a farlo bene nel migliore dei modi. Quindi mi sono guardato tantissimi video, ho letto tanti libri, ho fatto una masterclass dell'esperto più grande nel mondo dei sogni, nel mondo del sonno, e diciamo che ho raccolto tantissime informazioni e dopo averle applicate ho anche aggiunto qualcosa di mio e ho fatto una bella lista di consigli che vi posso dare. Per chi non mi conoscesse, il mio nome è Marco Delia, creo contenuti online nell'ambito della cura della persona. Prima ero Mr. World Italia, lavoravo nella moda full time e ho fatto un percorso in cui sono passato a sviluppare verso la versione migliore di me stesso una passione, e prima esteriore, e poi adesso invece si sta concentrando più su un qualcosa di interiore. Quindi non solo copro ambito di beauty o cura esterna, ma anche di cura interiore, quindi arrivare semplicemente alla versione migliore di me. E mentre lo faccio, secondo me non c'è niente di più bello di condividerlo sui social, documentare questo percorso che magari può aiutare qualcuno. Se vi interessano questi argomenti o comunque se mi volete supportare, potete iscrivervi al canale e magari seguirmi anche su Instagram o su altri social, il link in descrizione. Fate voi! A me farebbe piacere. Va bene, ti do un secondo per iscriverti. Grazie. Iniziamo con i consigli a manetta. Primo consiglio: le fasi del sonno sono circa di 1 ora e mezza alla volta. Quindi voi passate tutte le fasi del sonno, fase REM, sonno leggero, eccetera, circa 1 ora e mezza alla volta. Quindi fate tutto in 1 ora e mezza, poi un'altra ora e mezza e così via. Quindi potete sfruttare questa conoscenza per mettere la sveglia a scalini di 1 ora e mezza alla volta. Esempio, invece di mettere la sveglia alle classiche 8 ore, provate a metterla a 7 ore e mezza e nel momento in cui vi alzate sarete più svegli, perché non vi svegliate di colpo nel mezzo di una fase del sonno, ma sarete proprio alla fine di un ciclo di tutta una fase, quindi da una fase all'altra, quindi vi sveglierete molto meglio e più lucidi, più svegli, e sarà anche molto più facile alzarsi. Consiglio: contate quei 10-15 minuti per addormentarvi, quindi mettete la sveglia alle tipo 7 ore e 40 dopo, in base anche a quanto tempo ci mettete voi per addormentarvi. Secondo consiglio: ovviamente non vado a spiegarvi esattamente tutto anche a livello scientifico come funziona sul sonno, lo trovate ovunque, vi lascio comunque in descrizione delle risorse. Qua sono proprio consigli sparati. Se volete approfondire, magari ne farò anche un altro video o lasciatemi un commento. Ma passare tempo durante la giornata all'aria aperta, magari col sole anche, quindi prendere un po' di aria, stare all'aria aperta, stare in natura, aiuta a dormire meglio. Anche per la questione di luce, aiuta a regolare la produzione di melatonina nei momenti corretti, in modo tale che poi durante la sera il corpo ha la giusta sensazione di sonno, in modo che ti addormenti prima. Durante la notte questa melatonina viene lavata via, tra virgolette, tra mille virgolette, e quindi vi rialzate nel migliore dei modi e dormite bene. Per lo stesso motivo, alla sera evitate di utilizzare troppo schermi oppure luci forti, perché sennò la melatonina non riesce a capire quando è il momento di dormire, quando è il momento di rilassarsi, quando è il momento che arriva la notte e il giorno. E in più i social media e tutte queste cose, questa dopamina continua a creare reazioni nel nostro cervello che fanno passare da emozioni di ridere in un video, poi c'è un gattino, poi si piange, eccetera eccetera, quindi vi creano confusione e tanta iperattività per niente prima di dormire, quindi farete fatica a addormentarvi, il vostro sonno sarà anche peggiore. Quindi evitate di utilizzare il telefono prima di dormire, soprattutto i social media. Io quello che faccio è mettere la sveglia, faccio tutto, lo metto lì e poi vado a fare la mia routine, vado a fare la mia skincare, vado a fare tutto, vado a letto, se ho tempo mi leggo il libro o faccio meditazione e poi vado a letto. E qua arriva l'altro consiglio: fare meditazione prima di dormire. Lo so, non ho tempo, non ho voglia, come faccio? Ma sei matto? Non riesco a meditare. Ragazzi, vi lascio in descrizione una meditazione da provare, è gratuita, si chiama Isha Kriya, è la meditazione base perfetta, dura circa 10 minuti. E voi dite: sì, ma non ho tempo, cioè io sono stanco la sera, ma già dormo poco. Fidatevi che aggiungere quei 10 minuti tolti dal sonno vi fanno dormire molto meglio per quelle ore lì. Voi mettetela già come ora di sonno, cioè voi siete lì, avete già spento tutto, mettete questa meditazione e poi semplicemente mettetevi a letto. Questi 10 minuti tolti dal sonno che fate non solo vi aiutano ad addormentarvi prima, quindi comunque alla fine risparmiate
5 minuti non sono 10, ma in più quello quando dormirete non solo sarà a livello interiore, a livello energetico, a livello mentale 10.000 volte meglio, perché lavate via tutti i pensieri, lavate via tutte le cose inutili, mettete da parte tutte le vostre accumulazioni prima di dormire, dormirete molto meglio e vi alzerete molto meglio e con tantissimi benefici. Altra cosa, sempre dal punto di vista ayurvedico, comunque dello yoga, poi qua fate come volete, ma avere un'alimentazione sana, una routine sana, un'alimentazione corretta, soprattutto vegetariana o comunque a base di piante o per il 50% di crudo, aiuta a dormire meglio e meno. Quindi richiederà meno tempo il vostro corpo per dormire e mentre dormirete la vostra digestione non sarà impegnata a fare 150.000 cose, quindi avrete energia e 100% di focus per recuperare e rigenerare quello che dovete fare. Idem mangiare meno carboidrati, ma quello è un discorso a parte. Altro consiglio, la cena deve essere il pasto, diciamo, un po' più leggero degli altri, proprio per aiutarvi a dormire meglio. E aspettate almeno 2-3 ore prima di andare a dormire, così andate a letto a stomaco vuoto. Magari potete bere un bicchiere d'acqua. A me aiuta anche, magari proprio prima di dormire, se volete, un goccio di camomilla oppure del latte caldo può essere utile. Anche per la questione delle proteine il latte può essere utile perché vengono rilasciate pian piano durante la notte e aiutano a addormentarsi. Altro consiglio, questo è di una famiglia cinese che ho conosciuto e mi dicono sempre: prima di dormire, dopo cena, fatti una camminata lenta. Una semplice passeggiata lenta aiuta tantissimo per prendere sonno, addormentarsi e digerire. Però non alzatevi subito appena dopo mangiato. Aspettate quei 10 minuti perché sennò è uno shock per il vostro corpo. Appena ti alzi, bevi acqua. Preparati una bottiglia d'acqua, meglio di rame, e appena ti alzi per svegliarti prima, bevi l'acqua. Ma questo fa parte anche di altri consigli su come alzarsi più velocemente ed è un altro video che ho fatto, quindi ve lo lascio in descrizione se vi interessa anche quello. Può essere utile dormire senza cuscino. Se non volete provare questa sensazione incredibile di dormire senza cuscino, o addirittura l'Ayurveda consiglia di dormire il più vicino alla terra possibile, quindi attaccati al terreno il più possibile, comunque ci sono cose, diciamo, più occidentali che potete fare. Ad esempio un beauty pillow come questo aiuta per varie cose, che ha un buco qui in mezzo, e idem per brufoli, capelli, eccetera. La federa in seta, ne parlo sempre, comprate una federa in seta. Un'altra cosa che può aiutare è il topper. Se avete soprattutto un materasso non di alta qualità, comprare un topper, investire quei 100 o 50 euro, rende il sonno veramente, veramente molto meglio. Tu sei lì e ti sembra di dormire su una nuvola. E tutti i problemi che di solito avete, magari alla schiena, se vi addormentate male o altro, verranno risolti. Idem addormentarsi con una temperatura un po' più fresca. Nel momento in cui andate a letto, il corpo si riposa meglio, si addormenta prima se la temperatura è leggermente fresca. 18 gradi sarebbe perfetta. Per una questione yoga, per una questione energetica, per una questione anche in realtà di come è fatto il nostro pianeta, dormire con la testa rivolta verso nord non è il massimo. Quindi se potete verso est o ovest, meglio. Sud, nord lasciate stare, piuttosto nord-est o altro, ma se dormite con la testa verso nord non è il massimo. Vi lascio un link in descrizione in caso sul perché di questa cosa, perché non posso fare un video troppo lungo. Per una questione yoga, idem, io vi lascio tutte queste informazioni, poi usate quella che volete. Dormire a pancia in su sarebbe meglio e nel momento in cui vi alzate, rotolarsi verso destra e scendere dal letto sulla parte destra. Ci sono vari fattori anche biologici e altri per cui è meglio a livello anche proprio appena alzati alzarsi verso destra, quindi se dovete scegliere tanto vale farlo verso destra. Che uno ci creda o no, tanto vale farlo. Altra cosa, dormire sempre alla stessa ora, andare a letto sempre alla stessa ora, alzarsi alla stessa ora aiuta tantissimo. Fare una routine sana, mangiare sano e fare allenamento durante il giorno aiuta tantissimo, quindi mantenere anche una routine corretta, fare docce fredde, andare a camminare, fare attività, lavorare. Avere anche una salute mentale stabile, quindi fare yoga, meditazioni durante il giorno, aiuta molto. Un'altra cosa che può essere utile è, se non avete mai provato una weighted blanket, io non la uso più, sono delle coperte pesanti che aiutano a dormire meglio. Io l'ho provata e mi ci sono trovato abbastanza bene, però poi mi si è rotta e non l'ho più comprata, però è una cosa che magari può essere utile per qualcuno che vi fa proprio stare fermi durante la notte e quindi dormite meglio. Se avete la routine giusta, svegliarsi senza sveglia è anche meglio. Dormire totalmente al buio aiuta tantissimo. Prima di dormire, io parlo sempre delle docce fredde, ma prima di dormire
fate una doccia calda al corpo e vi aiuta molto, perché nel momento in cui non solo vi rilassa, non solo lava via tutti i pensieri eccetera, ma è anche a livello karmico, varie cose, ma la cosa principale è che riscalda il corpo, quindi quando esci si rinfresca pian piano, si raffredda, e il raffreddarsi dà lo stimolo al corpo per addormentarsi, quindi riposare. E in più andate a letto puliti, è una bellissima sensazione. Accendere una candela o una lampada può essere utile, soprattutto la sera mentre vi state rilassando. E altra cosa che potete fare prima di dormire, soprattutto a livello interiore, aiuta tantissimo, è fare o del journaling oppure recitare delle affermazioni, anche semplicemente nella propria testa. Ad esempio, ricordarsi delle cose positive che non sono successe quel giorno, quindi mettere la testa in un mood positivo prima di addormentarsi, perché poi ricordatevi che durante la notte è come lanciare una pallina nello spazio. Se voi la lanciate in un certo modo, poi andrà per inerzia verso quella direzione all'infinito e quindi si moltiplica questa forza, tra virgolette, rimane così. Idem per il sonno, voi avete la vita e poi a un certo punto quando andate nel sonno, bam, quello che nella vostra testa è quella situazione, quando vi siete addormentati, va avanti per tutta la notte, quindi potenzialmente è un'ottima occasione per una crescita interiore, una crescita anche mentale, spirituale. Quindi sfruttatela mettendo un mood positivo prima di dormire. Semplicemente utilizzate la gratitudine. Ricordatevi qualcosa per cui siete grati. Organizzate anche il giorno dopo, quindi scrivetevi quello che dovete fare il giorno dopo, in modo che non avete 1000 pensieri, ma tanto è scritto. Mettetelo fuori dalla testa. O comunque organizzate quello che dovete fare. Cerca di eliminare tutto ciò che è un neurostimolante, quindi caffè, tè, eccetera. E sempre prima di dormire, per una questione interiore, prova per un attimo, prima di addormentarti, a dire ok, per queste 7, 8, 9 ore di sonno, tutto ciò che non sono io, la mia mente, il mio corpo, il mio passato, il mio futuro, le mie accumulazioni, i miei problemi, i miei pensieri, le persone, quello che posseggo, tutto, tranne me, in questo preciso momento, lo metto da parte. Lascialo sul comodino, lascialo da parte tranquillo che non va via, non preoccuparti e lascia andare completamente. Gratitudine e lasciare andare. E lascialo lì. E vai a letto e non pensare a niente. Tutto ciò che arriva dalla testa lascialo da parte, ci penserai domani. E vi sveglierete in un modo incredibile. La tua mente, il tuo corpo, lascia tutto da parte. E poi quando ti alzi una cosa è sorridere, ricordarsi ragazzi che non tutti si alzano in quella giornata, quindi anche se avete da fare tanto, anche se avete 1000 pensieri, a parte che appena vi alzate e vi arrivano 150.000 pensieri, guardateli e semplicemente, ok, sono pensieri, non sta succedendo niente, sono ancora qui a letto. Quindi non date troppo peso ai primi pensieri che arrivano la mattina, semplicemente rilassatevi, aprite gli occhi, un bel sorriso perché va tutto bene, tutto ciò che non va bene è in quel momento nella vostra testa perché voi nel momento presente siete lì semplicemente a letto, il resto è tutto un dramma che si sta creando nella tua testa e sii grato ancora perché sei in vita, perché non tutti si sono alzati questo giorno. E poi ci sono dei trucchetti per quando ti alzi, fai la skincare, fai il pulling, vari trucchetti per alzarsi facilmente, ma quello è un altro video. Quindi ecco qua ragazzi, spero che il video sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!